Dai libri della sapienza rivelata del Dio vivente, questa sera leggiamo un messaggio dell'angelo Fidemil del 17 novembre del 2002. Lode a Dio con un canto di vittoria. La misericordia è sul mondo, così che nessuno potrà negare d'aver ascoltato la verità. Abbi fede in Lui, santo 3 volte, perché Egli vuole che lo seguiate come noi, mediante Maria, ponte che unisce la realtà del cielo con quella della terra. Si obbedisca alla Signora Eucaristica. Senza di lei si fa triste la battaglia spirituale. Noi tutti, sospesi in ansia, tremiamo per la sventura che gli uomini si procureranno se continueranno a barattare la verità e a calpestare le grazie. A molti di noi angeli già è stato affidato il compito di eseguire punizioni, che sono soprattutto in relazione con il mistero dell'Eucaristia. Bisogna difendere l'Eucaristia ed offrire serenità in lui amore, mostrando agli uomini il senso pieno delle prove che sono permesse. Più si adora Gesù, maggiormente l'umanità trarrà energia per resistere in questi tempi infernali. Bisogna annunciare la certezza del perdono quando i peccati sono rimessi. Una porta mediante la quale Satana riscuote successo resta proprio la mancanza di fede nell'assoluzione. Questo modo di comportarsi rende inefficaci persino gli incontri spirituali a causa dell'antico serpente. La preghiera, ma soprattutto la riparazione, bloccheranno l'apertura al maligno di cuori troppo deboli e disobbedienti. La lettura dei messaggi ripete 1000 volte le parole sussurrate dalle sante labbra di Maria e vi procura grandi benedizioni. Si abbia maggiore cura di onorare quanti, accanto alla vostra esistenza, per divino mandato, compiono il ministero della custodia, gli angeli custodi. Siano lodati i cuori santissimi di Gesù e Maria. Carissimi fratelli, questa sera vogliamo benedire e ringraziare il Signore per averci donato un angelo con cui dividere la nostra umana esistenza. L'angelo custode mai ci lascia. Questo messaggio che avete sentito stasera del 2002 è stato proprio un dialogo, una parte del dialogo con il mio angelo custode. Nel corso della mia vita, spesso è venuto a confortarmi, ma anche a spiegarmi tante di quelle piccole cose che fanno la cosiddetta roccia della vita spirituale tutta. È una scuola, non è facile impararla immediatamente e né dovremmo averne fretta perché ci dice con molta chiarezza l'angelo che ascoltare la verità e ovviamente metterla in pratica è già una parte di questa scuola attivata. Non è solo l'ascolto, l'apprendimento, ma poi è il conseguimento di questa realtà che diviene per noi poi vita reale. Il tre volte santo ci dice vuole che lo seguiamo attraverso Maria. Adesso salteranno sulla sedia un bel po' di gente che ancora non ha bene capito il ruolo fondamentale che ha la madre di nostro Signore, soprattutto nell'opera dell'evoluzione e della redenzione e dell'applicazione, perché Cristo continua ad attuarla dopo il tempo della croce, poi nei martiri, nella sua effusione di sangue nella messa, ma la Madonna è colei che alla sua destra perennemente collaboratrice santa di questa realtà. Quindi quelli che ancora non si capacitano di questa relazione bisalvifica
e mi sa che devono fare due conti. L'angelo appunto dice che Maria è il ponte che unisce la realtà del cielo con quella della terra. Già lo ha fatto una volta per sempre, dunque è chiaro ed è giustificabile questa realtà. Continua a missionare, cioè ad essere e a fare quello per cui Dio l'ha creata, la mediatrice universale, la corredentrice speciale. La chiama Signora Eucaristica perché, beh, lei non è solo la Vergine dell'Eucaristia, quindi colei che da Vergine mette al mondo Cristo e poi accanto a Cristo in ogni altare partecipa di questa realtà corredentiva, ma fa da sponda, da ponte, da grande arcobaleno, da scala, da mediazione totale in tutto il culto eucaristico. E quindi ci dice l'angelo, senza di lei la battaglia si fa triste, cioè diventa povera. Ciascuno di noi non ha più quella forza che dovrebbe avere nel momento in cui viene privato. Se ha la Madonna accanto, allora non c'è più questa specie di inefficacia. La Madonna ha netto un'efficacia importante proprio per la sua mediazione, laddove la nostra riparazione, la nostra sofferenza, tutto quello che offriamo ogni giorno non è pienamente completo. Quindi è proprio la Madonna il punto nevralgico di tutta l'esperienza cristiana. È su questo che il Signore punta a farci capire che chiama la Madonna non disturba il Signore, non è come adorare un altro Dio, ma è colei che l'ha messa al mondo. Quindi colei che lo mette al mondo la pacificazione di questo mondo, relaziona il mondo con il figlio, lo fa dall'inizio e lo farà fino alla fine. Ci dice anche questa frase molto molto speciale che noi tutti siamo sospesi in ansia perché premiamo, dice, per la sventura che gli uomini si procureranno se continueranno a barattare la verità e a calpestare le grazie. Molti di noi angeli hanno questo compito. È una frase molto speciale questa e va tutta capita. Abbiamo il compito di eseguire punizioni che sono soprattutto in relazione con il mistero dell'Eucaristia. È gravissima questa frase, fa tremare le vene. Pensiamo a tutti quelli che hanno sacrificato l'Eucaristia oppure hanno sacrificato la loro vita in vano perché non sono rimasti fedeli all'Eucaristia, oppure hanno sporcato il loro ministero, oppure hanno fatto del male in nome dell'Eucaristia. Pensiamo a quanti nella nostra Chiesa, ma anche nelle altre chiese, dove l'Eucaristia è sbeffeggiata. Con ironia si pensa che l'Eucaristia sia solo un linguaggio prettamente teologico riservato ai cattolici e agli ortodossi. Ci dice che bisogna difendere l'Eucaristia e offrire serenità in lui amore, mostrando agli uomini il senso pieno delle prove che sono permesse. Allora Dio permette delle prove. Apro una parentesi, carissimi amici, perché proprio in queste ore qualcuno ha voluto scrivere una bella mail, diciamo così, dove veniva sottolineato il fatto che intanto mi vedono mi si è vista molto depressa, quindi addirittura si implora il fatto di volermi bene, di starmi un poco più a fianco, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dopo questo allargamento in cui si dice che io sia una che spande giustizialismi oppure crei
la tentazione del terrore. Amici carissimi, queste frasi io non me le sono inventate. Sono state ascoltate nelle notti in cui quel signore che scrive, forse dormivo o ero in vacanza. Tutte quelle notti in cui loro sognavano partite oppure cose per la loro immaginabile vita da fare il giorno dopo, io, per tutti questi lunghi anni, non è che non dormivo perché sono una psicopatica. Non ho dormito, continuo a non dormire per ascoltare ciò che mi viene detto dal cielo. Dunque non è una lettura personale e non è neppure una mia idea quella che diffondo attraverso i mainstream. Potrei starmene tranquillamente, anzi, voglio ribadire il fatto che il Signore mi ha collocato in una famiglia meravigliosa. Però la mia giornata inizia la mattina molto presto, dopo che magari non solo non ho dormito, ma anche pregato tutto il giorno. Passo la vita a lavorare e pregare. Tutti voi che mi scrivete, mi chiamate dagli ospedali, eccetera, eccetera. Se io fossi una persona disturbata mentalmente, credo dopo tutti questi anni di non avere più l'equilibrio fisico-psichico per poter portare avanti questo discorso, che è un discorso che non è che doni, come dire, molta gloria, anzi al contrario, crea molti nemici. Allora io voglio dire a questo signore, ma lo dico attraverso questo caro fratello che evidentemente ha sentito di scrivere questa cosa, che io sto benissimo e devo stare da sola nel momento in cui io sono troppo insieme alle persone, ne sono disturbata spiritualmente, allora ci devo stare il giusto, ma io ci sto, cari amici, ci sto tutti i giorni, ci sto quando viaggio, ci sto durante le conferenze, perché vorrei ricordare a queste persone che tra le mille cose che faccio anche centinaia di chilometri e quindi una persona che psicicamente instabile o magari è frustrata e quindi vede tutto nero intorno e quindi cosa? Io non vi ho mai detto, cari amici, che nella meditazione dei messaggi, a proposito di questo, allora dobbiamo essere particolarmente tristi, però è evidente, qui ci dice l'angelo, poi se si crede è un fatto, se non si crede allora si cambia canale. Non è necessario dover seguire persone cui non si è interessati, anche perché di questi tempi c'è tanta gente che strombazza fonti di verità e sono assolutamente voci fallimentari e false perché create dalla mente del demonio oppure dalla loro stessa vanagloria. Non sto qui a dirvi chi, come, dove e quando e vi ho anche detto mille volte tante apparizioni false. Quando dico false, perché devono generare un contesto di confusione. La Madonna non ci ha mai messo tristezza, ma carissimi amici, quando una mamma vede dei figli che hanno necessità di guarigione, è chiaro che la mamma deve applicarsi e creare gli strumenti affinché questi figli possano saltare il fosso e quindi ritrovarsi poi nello specifico nella benedizione della loro esistenza, eccetera, eccetera. Quindi, cari amici, inutile che continuiamo a dire che la preghiera, tanto la Madonna ci aiuta. No, cari amici, perché la preghiera non basta. Dobbiamo attrezzarci con gli strumenti che Dio ci dà, ma non serve solo pregare. Forse la preghiera basta a fermare la mano omicida in tante famiglie? Oppure tutto il giorno ricevo decine e decine di messaggi di persone che sono su un letto. Cosa devono rispondere queste persone? Eppure si prega tanto per loro. Cosa dovrebbero dire i loro parenti che sono crocifissi insieme a questi? Che le preghiere da sole non bastano, occorre pianificare anche una certa struttura umana, per esempio i medici, l'aiuto della cura, per esempio quando ci troviamo in una situazione
di viaggio, pianificarlo. Non possiamo dire tanto Dio basta, ci aiuta lui. E no, caro amico, se tu non fai il biglietto prima, tu non partirai mai. Quindi inutile forzare la mano nel dire che basta la preghiera. La preghiera è necessaria, ma l'angelo ci dice qualcosa di più interessante, che l'adorazione è la cosa primaria, ma più anche di più della preghiera è la riparazione. Che cos'è la riparazione? Tema per cui parleremo, dialogheremo, staremo insieme nelle giornate della riparazione. Che cos'è la riparazione? Sono gli atti vissuti, non quelli propagandati, gli atti vissuti quotidianamente, preghiera e lavoro, dopo il lavoro le opere, perché se io vedo intorno a me persone che hanno bisogno, hanno necessità fisica, morale, spirituale, io non posso contentarmi di dire, vabbè, tanto va bene, non faccio finta di niente. Non possiamo far finta di niente. L'angelo stesso ci dice che Dio permette delle prove. Allora, quando si parla della guerra, quanti già l'anno scorso, l'altro anno, erano nel pieno del fervore, della paura, i preparativi e forse andiamo nei rifugi. Poi vi è stato anche detto da qualcuno in giro, tra virgolette, falsi profeti, fate scorte di cibo. Quante volte vi è stato detto, la Madonna dirà per tempo se ne avremo bisogno di fare questo tipo di cammino, altrimenti continueremo a pregare. Dunque, l'avvertimento che la Madonna ci dà attraverso i messaggi, se a qualcuno suona come tremendo, come giustiziere, non deve più leggere, vuol dire che va bene così. Negli anni passati, quando è stato detto a qualcuno, guardate che il Signore ci aiuta anche nelle cose materiali, e a qualcuno è stato detto, vedete adesso con le banche e con l'oro, eccetera, eccetera. E di poche ore fa che ben due famiglie mi hanno ringraziato che durante gli anni passati, seguendo quello che era un semplice consiglio, poi ognuno faccia quel che vuole di quello che ha, avendo preso dell'oro, oggi essendo aumentato tantissimo, hanno potuto pagare il debito del proprio mutuo che addirittura ha aiutato la propria figlia a finire gli studi universitari. Quindi vedete, cari amici, che aiutati che il cielo ti aiuta. Quindi questi strumenti umani, come ci dice l'angelo custode, inutile far finta che come se perché non ci arrivi tu, caro fratello, non ci debbano arrivare gli altri. Ora io domando a un po' di persone attraverso la considerazione di questo fratello che è opportuna perché apre anche uno spazio, degli spazi di meditazione, memento per se stessi. Quando intenderesti fare il tuo cambiamento finanziario bancario nel momento in cui ti viene detto da oggi non potrai prelevare più nulla di quello che tu pensi sia tuo, ma in realtà nel momento in cui tu fai questo contratto con le banche, lascia alle banche i tuoi soldi, in realtà più che i tuoi sono di loro, perché è scritto nel contratto giuridico che firmi. Allora, quando pensi di farlo? Allora, la Deborah crea queste tensioni spirituali. No, caro amico, perché se tu non comprendi che Dio ci dà anche luce, le apparizioni, quelle vere, in questi giorni mi ha fatto molto piacere. Ci sono sacerdoti che continuano a accompagnare i pellegrini in celeste verdura. Qual è la frase che mi è piaciuta di più sentire? Questi luoghi dello spirito che voi stessi dite quando entriamo c'è una pace, c'è una delicatezza. Ecco, vedete, anche l'ateo, quello che non è propriamente credente o addirittura è riluttante verso lo spirito, capisce che lì c'è un'area diversa. Allora la frase
del consacrato che dice questi luoghi sono fatti per ricevere luce. È una cosa meravigliosa. Quindi quando tentiamo di spiegare perché il soprannaturale irrompe nella nostra vita, non lo possiamo spiegare con le nostre parole, perché innanzitutto è un intervento di Dio, della sua grazia, della sua misericordia. E già questo ci deve bastare. Nel momento in cui noi entriamo in questi luoghi che per grazia di Dio stiamo riuscendo a coltivare, a difendere, a mantenere, non è un giorno e due, cari amici, siamo cresciuti in questo luogo come celeste verdura, quindi siamo arrivati a fare tutta un'esperienza di vita, non è solo un giardino, ma è un giardino delle delizie dove la Madonna ci ha cresciuti, ci ha presi i bambini, poi ci ha visti un po' più adulti, adesso siamo quasi vecchietti, siamo felici di invecchiare con la Madonna. I nostri capelli bianchi devono iniziare a colorarsi del colore della sapienza. Ora, questi luoghi dello spirito, essendo luoghi di verità, attenzionano le creature, sono fatti per scuotere i cuori, sono fatti per disciplinare le menti. Quindi quelle persone che continuano a ribadire che questo mi piace, questo non mi piace, o prendi tutto il messaggio o lasci fuori il contesto. Perché per difendere l'Eucarestia devi essere pronto al martirio e il martirio non è soltanto la guerra che avanza se la Madonna non è che non riuscirà a fermarla, se gli uomini non daranno alla Madonna di poter farla lavorare, è chiaro che la Madonna già fino ad oggi ce l'ha tenuta lontana. Per le preghiere nostre? Non credo proprio, cari amici. Fosse solo per quelle staremmo messi ancora peggio. Ma certamente quella piccola corrispondenza e anche il martirio di tante persone sta unendosi al coro della libera volontà di Dio, che a prescindere dalla nostra manifesta la sua grazia. Quindi quando diciamo che ci sono delle realtà cognitive umane e soprannaturali, dobbiamo intendere che non dobbiamo avere paura del futuro, ma del futuribile. Questo non vuol dire legarsi la testa, ma pensare a quello che potrebbe accadere se. Se però accade quello che è più spiacevole, perché per i vari motivi non si prega, non si adora, si chiudono le chiese, la politica è cattiva, gli uomini sono tremendi, va bene, ci dice l'angelo questa sera, dobbiamo dare serenità in lui amore. È chiaro che celeste verdura, come i luoghi di vera apparizione, sono luoghi di serenità, di pace, ma in mezzo a questo c'è pure il diavolo che disturba, perché di questa serenità e di questa pace noi non ne abbiamo a godere. Quindi è evidente che la sola preghiera non può bastare, occorre la riparazione, occorre fare atti, anche volesse il cielo quando ci sono delle cose che non funzionano, scendere in piazza, parlare, perché, cari amici, questo è un tempo gravissimo, come tanti altri nella storia, e noi però ne siamo partecipi. Siamo come sospesi ed è una sospensione diversa da altre sospensioni passate. È un gioco pesante. Questo è un momento in cui questa sospensione, come se ci mancasse la terra sotto, come se non avessimo più una direzione, ci mette in evidenza che siamo vulnerabili. E allora non basta solo dire 100, 200, 500 Ave Maria o partecipare a 1000 Sante Messe. Occorre anche, per esempio, quando si grida la guerra, dovere testimoniare la pace e quindi avere il coraggio di relazionarsi anche con quelli che sono gli esseri umani. Allora anche lì occorrono dei combattenti per cambiare delle leggi, per fare dei referendum. Quindi la preghiera serve per illuminare l'uomo. Non basta che io me ne stia a casa mia, oppure faccio il leone da tastiera e in un secondo penso di fare la nuova Teresa d'Avila oppure Giovanni della Croce, oppure magari
il giustiziere di tutti, il criticone della storia, fino a dire cosa deve fare il Papa, cosa dovrebbe fare la Chiesa, cosa dovrebbero fare i vescovi. Pensiamo al nostro seminato e quello che questa sera emerge dall'incontro spirituale con l'angelo, ce lo dice chiaramente. Queste non sono parole mie che mi sono inventato e me le sono messe nei miei diari, sono parole dettate che ho scritto, quindi non mie convenzioni, non miei pensieri turlupinatori che devono servire a convincere chi, scusatemi. A me non me ne viene proprio un bel niente nel raccontare cose semmai fossero diverse. Per me è lo stesso, quindi vale dire la verità e la verità è chiara. Ci dice l'angelo che è innanzitutto una cosa meravigliosa della confessione, questo fatto di non sentirsi assolti in primis perché siamo orgogliosi, siamo arroganti. Poi ci dice la lettura dei messaggi. Ecco, la lettura dei messaggi a cui siamo recalcitranti. Quanti di noi nelle ore quotidiane potrebbero trovare sprazzi di luce in mezzo a queste parole? Ci dice, ripete 1000 volte le parole sussurrate dalle sante labbra della Madonna, perché queste letture, questi messaggi parlano, riparlano. La Madonna non è che si ripete. Alcuni dicono, ma la Madonna dice sempre le stesse cose. No, non dice le stesse cose. Forse le vengono interpretate da chi non vuole leggere tra le parole. La Madonna non ha mai detto le stesse cose. Qualche volta ha dovuto ribadire certi concetti. Allora è evidente. Allora, anche oggi il concetto guerra deve essere chiaro, ragazzi. Noi siamo già in guerra, non dobbiamo aspettare chissà cosa. La guerra ce l'abbiamo già dentro casa, nei nostri cuori, che è una guerra che prepara semmai l'artiglieria pesante. Allora, il concetto qual è? Se oggi che diciamo di essere così cattolici ferventi, come mai siamo lo 0,3%? E come mai abbiamo questa scarsa convinzione della potenza di Gesù Caristia? L'angelo lo ribadisce. Più noi adoreremo Gesù, più saremo forti, più saremo potenti. La nostra patria potrebbe risollevarsi domani mattina. E quindi accanto alla nostra esistenza, il mistero della custodia degli angeli serve anche a comunicarci determinate cose, non perché dobbiamo ascoltare quello che piace a noi, no, ci sono cose che non ci piacciono, ma le dobbiamo comunque ascoltare. E cosa ci fa bene a noi, cari fratelli? Tutto quello che non ci piace. Quello che non ci piace, a volte che non ci convince, diceva Albert Einstein, spesso è la soluzione di quella inconscia equazione che abbiamo nella testa. Allora, questa sera voglio sottolineare, io non sono per nulla triste, ma sono rattristata dalla condizione di tanti fratelli. Come si fa a essere felici quando si vede accanto, a destra e a sinistra, persone che stanno così male e si partecipa? Perché io vorrei ricordarvi che io soffro la passione del Signore e non la soffro soltanto a livello fisico, perché sarebbe poca cosa, la soffro soprattutto mentalmente, fisicamente e spiritualmente. Quindi è evidente che partecipo al dolore delle persone. Se una persona mi dice che sta male, che ha angoscia, che si trova in una situazione di disperazione, io immediatamente corro dal Signore e mi prendo il problema di questa persona perché siamo nati apposta per questo. Quindi, quando si parla di frustrazione, non è questo il senso della tristezza. I depressi sono altra roba. Sono quelli che non sono in pace con la loro vita, non l'hanno trovata l'esperienza della loro missione, non l'hanno assaporata e quindi non hanno un senso. Se io fossi una persona che ha paura e quindi annuncia le guerre, eccetera, eccetera, io non intonacherei, non comprerei cose per l'attività dove sto e tutto il giorno io sono sempre a contatto con le persone, non rimodernerei, non farei viaggiare la mia famiglia, mio figlio, non lo farei studiare perché sarei una frustrata.
Invece, cari amici, l'esatto contrario è proprio quella speranza che domani potrebbe essere migliore di quello che appare. Questo non vuol dire che non dobbiamo mettere in conto che domani, se già oggi è terribile, domani non può essere un poco meglio. E io costruisco il domani se oggi sono una persona assennata, se so fare giusti i miei passi. Questo lo dico perché in una battaglia così feroce, e vorrei ribadirlo che la battaglia la stiamo facendo con gli spiriti dell'inferno, non tanto con le persone di questo mondo. Allora, come si va in battaglia? Soltanto con il rosario in mano? Non credo proprio, perché occorre anche la fede, la speranza e il coraggio. Il rosario non basta, il rosario serve solo a mettere insieme le componenti e poi dare a Dio, come dire, il ringraziamento della forza che ci dà. Ma ci illuderemmo se pensiamo che soltanto la Madonna potrà risolvere le cose. No, 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 ci sono delle cose che dovremo risolvere noi uomini ed è per questo che Dio permette tutte le situazioni che stiamo vedendo e contemplando. Perché in questo momento, se fosse come dite voi, Dio non ferma quanti stanno uccidendo a Gaza, Dio non ferma quanti stanno uccidendo in Siria, in Nigeria, in Congo, in Malesia, dappertutto ci sono almeno 60-70 cristiani che muoiono decapitati, crocifissi ogni santo giorno. Dio lo permette. Allora quella gente forse non prega abbastanza o voi siete più bravi a pregare di loro, per cui voi siete magari già pensionati a godervi le vostre pensioni, i vostri soldi, vi non avete preoccupazione di niente. Quindi ma di cosa parla questa? Cari amici, noi a Manduria abitiamo in Puglia, al sud, e dall'inizio che siamo in salita, in mezzo alla mafia, in mezzo, e quando parlo di mafia, parlo di un contesto ambientale che è politico ed è sociale e in cui tu non puoi fare quasi nulla, non puoi realizzare ciò che potresti fare in molte altre parti d'Italia e del mondo. E allora anche lì ci vuole la battaglia, oltre che il rosario nel cuore e nella mano. È lì che questa sospensione cambia e diventa la fiducia nel cuore di Gesù che ci spinge tutti i giorni, che io faccio le mie battaglie con la mia salute. Cari amici, se non mi faccio la puntura, non aspetto certo che venga un medico a tirarmi su quando non sto bene. Lo faccio, vado avanti. Quindi questa consapevolezza che la preghiera è compagna di viaggio, ma ti devi alzare, devi combattere. E quindi vorrei concludere, cari amici, nel dirvi che fortunatamente a Manduria siamo stati cresciuti battaglieri da sempre. Non è che siamo talmente impavidi da combattere mille battaglie, ovviamente siamo fragili anche noi, però fin dove la Madonna ci ha voluto far arrivare e ancora si andrà avanti, ecco che Lui sia benedetto. Avanti, cari amici, perché la nostra vera fiducia e fede è soprattutto quanto amiamo il Signore. Allora da lì uno ha la speranza. Altrimenti una persona che dice, vabbè, ma io basta che prego, Dio sa. No, Dio non sa, perché nel momento in cui tu ti troverai già adesso davanti alla misericordia di Dio, ricordati che c'è quell'altro aspetto della giustizia che chiama la misericordia alla giustizia, per cui ti stai condannando da solo nel dire, ma basta dire tutto questo, tutto quello. Attenzione, cari amici, perché Dio è verità assoluta, è amore imprescindibile ed è folgore di misericordia, ma non possiamo dividere uno di questi tre aspetti e farlo somigliante e piacente secondo i nostri desiderata. Vi benedico nel nome del Signore, anzi ci benedica tutti insieme e ringraziamo gli angeli custodi.
nelle prossime volte inizieremo questo cammino verso la riparazione eucaristica e quindi ci accompagneranno i giovedì per anticipare le giornate che realizzeremo e faremo con tutto il nostro cuore a Manduria. C'è, chi vuole venire venga, chi non vuole non è certo tirato per la capezza, come dicono gli spagnoli. Siamo tutti chiamati, ma possiamo anche non ballare a questa danza, non cenare a questo pranzo. Bene, carissimi amici, ancora vi ringrazio per gli aiuti e spero che qualcuno si muova anche a compassione per cercare di concluderlo entro l'anno questo progetto, perché poi quando termineremo vi racconterò tutto l'escursus che sta costando in termini di lavoro, innanzitutto per la realizzazione di queste statue, al di là poi dei costi, proprio lo studio che c'è intorno alla statua, le imperfezioni che vanno corrette, perché come vi ho già detto, vogliamo realizzare la Vergine Eucaristia nelle varie misure come è stata realizzata ed è sotto l'albero delle apparizioni. Quindi tutto questo porta anche tantissima fatica di chi è tecnico, meno che tecnico. È un momento anche complicato, difficile, in cui eh, lavorare a questo tipo di cose non è sempre facile, quindi ci sono tanti intoppi e il demonio ce la mette tutta, ma poi alla fine sappiamo che la Madonna riesce a mettere in pace, a sistemare, equilibrare tutte le sostanze delle cose. Vi ringrazio e voglio innanzitutto mandare un grande abbraccio ai sacerdoti che ci scrivono ogni giorno. Coraggio, ce ne sono anche qualcuno che è molto molto ammalato e qualcuno è anche talmente provato e in tante situazioni non solo fisiche ma anche spirituali. Coraggio, cari amici, io non sono sola, voi non siete soli, siamo una grande famiglia, ma il fatto che ci sentiamo amati e questo è il senso di tutto, perché io ho sempre desiderato da quando ero giovanetta essere una suora e andare e scegliere l'eremitaggio, sarebbe stato l'aspetto che mi attirava maggiormente, ma poi il Signore ha deciso diversamente. Bene, cari amici, essere eremiti è possibile anche nella nostra sfera sociale, dovunque noi siamo. Dipende da quanto nel nostro cuore abita lo spirito. Quindi dobbiamo restare soli spesso, dobbiamo circondarci di sorella penitenza, di sorella preghiera. Ma attenzione, questo fatto che dentro ci sentiamo amati, abbiamo già, come dice Teresa del Bambino Gesù, ecco, sentito questa esplosione d'amore, per cui uno può fare tutte le cose che gli altri non potrebbero fare semplicemente. Quindi non vi preoccupate quanto io sia felice o triste, ma pregate per me, ho tanto bisogno di preghiera. E vi raccomando la Vergine dell'Eucarestia e l'Assunzione, quando vi dicono come poter ottenere una grazia, ricordate alle persone che la Madonna ha dato uno strumento, l'unzione, come quando era sulla terra e andava con i discepoli presso i malati, Madonna preparava con le sue mani questo unguento speciale. Se l'ho dato Gesù Cristo, vi saluto con tutto il cuore.
potessi avere un cuore ardente d'amore, che resti il mio sostegno, non m'abbandoni mai, che ami tutto in me, persino la mia debolezza, e non mi lasci mai, nel giorno né la notte, e non mi lasci mai, nel giorno né la notte. Non ho trovato mai creatura capace d'amarmi al punto e senza mai morire di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura si faccia mio fratello, capace di soffrire, si faccia mio fratello, capace di soffrire. Io soffro